È tutto quello che lasci, no? Lasci da qualche parte, quelle sensazioni lì le ricerco molto comunque nella musica e ho cercato anche di trasferirle in questo film che secondo me ha appunto questi temi al suo interno. Sono Lorenzo Nada, God Bless Computers e sonorizzerò A Trip to Mars, film del 1918, film danese, e uno dei primissimi esperimenti di cinema di fantascienza proprio. Nel mio processo creativo sono abituato a concentrarmi sui suoni, però nel mio processo creativo c'è sempre anche stata l'urgenza e l'esigenza di raccontare delle storie, quindi immaginarmi i miei suoni e la mia musica come una specie di film che non esiste, quindi partire dai suoni per immaginarmi qualche cosa. Devi cercare di entrare nella testa di uno sceneggiatore, di un regista e cercare di interpretarle attraverso la tua sensibilità, ed è una cosa alla quale mi è piaciuto molto lavorare, perché mi ha stimolato molto nel processo creativo. L'operazione musicale, diciamo, è stato trovare una sorta di equilibrio tra il suono dei sintetizzatori, quindi il suono più elettronico, e magari qualcosa di più organico e più imperfetto, quindi molti campionamenti, proprio la ricerca dell'imperfezione. Ci sarà un suono che è un suono di pianoforte al quale ho lavorato durante la sonorizzazione, che fa un po' da leitmotiv per tutto il film, ed è un suono imperfetto in cui si sente molto il velluto, la corda, il martelletto del pianoforte, però prendendo anche un pochino tutta la sporcizia, diciamo, dell'ambiente circostante, quindi questi riverberi, questi droni, questi scricchioli della sedia, eccetera, che in qualche modo secondo me hanno in sé sia quell'aspetto più magico ed etereo, quindi un suono molto dilatato, e dall'altro anche qualcosa di organico e imperfetto. Nella mia musica, soprattutto a livello armonico, di scelte armoniche, cerco sempre di condensare delle sensazioni anche astratte, malinconiche, che mandano dei paesaggi lontani. E infatti quindi ho cercato di riportare anche un pochino questa sensibilità nel film che dovevo andare a sonorizzare, più o meno in una direzione, che era quella comunque anche un po' dell'idea di allontanarsi da qualche cosa, allontanarsi dalla Terra per ricercare qualche cos'altro. Il film appunto narra di questo, di una spedizione su Marte, ma anche il ritorno sulla Terra, quindi coscienti del fatto che quello che hai vissuto lì non lo rivivrai mai più, quindi questo aspetto appunto malinconico è un aspetto che contraddistingue molto anche la musica che faccio. Quindi non è una semplice colonna sonora, ma è un misto tra colonna sonora e live, che secondo me è ancora più complicato, no?